Ho cominciato da un paio di settimane a dare lezioni private di italiano su un sito chiamato italki e se volete prenotare una lezione il link è nella descrizione di questo video. Insomma, grazie a queste lezioni ho cominciato a notare molto di più quali sono le cose che creano maggior difficoltà ai miei studenti, che è importante perché così so quando rispiegare qualcosa, quando c'è bisogno di andare più nel dettaglio su un argomento. Insomma, questo tipo di osservazioni che faccio durante le mie lezioni mi ha portato a notare che c'è un argomento in particolare che sembra essere l'incubo di tanti miei studenti, soprattutto quelli un po' più avanzati, intermedi e avanzati. Un argomento che crea una confusione indicibile a tutti i miei studenti che mi trovo spesso a dover correggere. Questo argomento sono le particelle pronominali in italiano. Tutte, in generale, più di tutto forse ci e ne, ma anche le altre non scherzano. Quindi nel video di oggi vorrei fare un po' di chiarezza su questo argomento. I motivi per cui queste particelle pronominali creano tanta confusione sono svariati. Si assomigliano tra loro, è difficile trovare l'ordine giusto, a volte cambiano forma a seconda di dove si trovano nella frase e a volte addirittura è difficile capire a cosa servano. Allora, cominciamo con le due particelle più odiate, ci e ne. Ci, quando non significa noi o noi stessi, può avere tanti altri significati. Penso il più comune è quello di luogo, avverbio di luogo, che sostituisce lì oppure in quel luogo. Per esempio, se qualcuno mi chiede «Sei mai andato a quel parco giochi?» Io gli risponderò «No, non ci sono mai andato», cioè non sono mai andato a quel parco giochi. Quindi questo ci è una particella che esprime in due lettere a quel parco giochi o qualunque altro luogo a cui si stia facendo riferimento. Ci può voler dire anche con lui, lei o loro. Per esempio, ho incontrato ieri un mio vecchio amico e ci ho giocato una partita a calcio, ok? Quindi ci sta per con lui, con questo mio vecchio amico che ho incontrato. Ho giocato con lui una partita a calcio. In riferimento a degli oggetti, ci può sostituire tre cose diverse. Su qualcosa, in qualcosa o a qualcosa, oltre a quello che abbiamo detto per le persone, cioè con. Allora, fatemi fare un esempio per ciascuna di queste tre possibilità. Hai pensato a quello che ti ho detto? Risposta: sì, ci ho pensato, quindi ho pensato a quello che mi hai detto. Secondo scenario. Hai messo la carne e la verdura nel frigo? No, ci ho messo solo la carne. Questo significa no, ho messo in frigo solo la carne. Questo ci sostituisce nel frigo, in frigo. Terzo scenario. Cosa hai trovato sul tavolo? Ci ho trovato un paio di occhiali. Quindi, sul tavolo ho trovato un paio di occhiali. Ci sta per sul tavolo. Si può anche dire che questi due ultimi scenari, quindi in qualcosa e su qualcosa, siano molto simili alla fine a quello scenario in cui ci ha una funzione di luogo, perché generalmente in e su si usano in dei complementi di luogo. Ora fatemi tornare un attimo alla questione del pensare e pensarci. Il verbo pensare usa una serie di particelle pronominali diverse a seconda della situazione. Quindi in questo caso, appunto, si pensava a una cosa, non necessariamente un oggetto, ma comunque a una cosa inanimata, e allora si dice pensarci, pensare a qualcosa. Ma non stupitevi se sentite in italiano pensare qualcosa anche. Per esempio, se qualcuno mi domandasse «Pensi che quello che ho fatto sia sbagliato?» Io gli risponderei «Sì, lo penso» e non risponderei «Sì, ci penso». E credo che in generale l'uso di un complemento diretto sia più riservato a quando vogliamo esprimere un'opinione. Quindi in questo caso, appunto, la mia opinione è che quello che hai fatto sia sbagliato. Lo penso. Inoltre, quando non stiamo pensando a una cosa inanimata, ma a una persona, è molto raro usare una di queste particelle pronominali. Dunque,
si dice in generale pensare a una persona. E infatti il modo più comune di dire che stiamo pensando a un nostro amico è dire penso a lui. Però, se dovessimo voler usare una particella pronominale, non so perché, è un'eccezione particolare, ma la particella pronominale che useremmo non è gli, che solitamente significa a lui, è lo, quindi lo penso. In frasi come per esempio lo penso sempre. Ma vi dirò, la preferenza è sempre quella di sviluppare la frase, quindi dire penso a lui, penso a lei, penso a loro o a te. Ora, parliamo un attimo di ne, invece. È una particella che secondo me è temuta inutilmente, nel senso che non è così complicata. Il suo significato è semplicemente un significato partitivo, cioè una parte di qualcosa. Quindi la traduzione è semplicemente di quello, di qualcosa che abbiamo menzionato precedentemente. Per esempio, hai comprato 5 penne? Io posso rispondere no, ne ho comprate 10. Quindi ho comprato 10 delle penne, ok? Ora, perché è difficile questa particella pronominale? Perché in tante altre lingue non ce n'è bisogno. Si dice semplicemente ho comprato 10, perché è chiaro che si parla delle penne, per esempio, perché comunque il riferimento è appena stato fatto. Per esempio in inglese e credo anche in spagnolo non si usa una particella di questo tipo. Errata corrige. Ne non ha necessariamente un valore partitivo, ma può anche sostituire pronomi personali o pronomi dimostrativi preceduti da di oppure da. Per esempio, parlare di qualcosa può diventare parlarne. Oppure, in una frase come ho visto il film e ne sono stato colpito. Ne sta per da questo film. Sono stato colpito da questo film. Passiamo alla particella si, che secondo me invece è sottovalutata come particella perché spesso può creare confusione, perché ha due significati completamente diversi. Sono in pratica due particelle diverse che si pronunciano, si leggono, si scrivono allo stesso modo, ma sono effettivamente due parole diverse. Esiste prima di tutto il si riflessivo, che significa che qualcuno compie un'azione su se stesso. Per esempio, Giovanni si lava, ok? Quindi lava se stesso, oppure Giovanni si pettina, che significa che pettina se stesso. Poi invece esiste il si impersonale, che è tutta un'altra cosa. Il si impersonale è essenzialmente un pronome di terza persona singolare in più, che serve ad esprimere l'idea di una persona non specificata, una persona ipotetica. Un po' quello che in inglese più formale si esprimerebbe con one, quindi one does oppure con you do bla bla bla, quindi quando si parla in senso generale. Per esempio, quindi la frase come si arriva alla stazione dei treni non ha nulla di riflessivo. Significa semplicemente una persona qualsiasi. Come arriva alla stazione dei treni? Passiamo adesso al caso di MITCV. Qual è il problema di queste particelle? Il primo problema è che sono uguali quando sono complementi diretti e quando sono complementi indiretti, cioè possono essere una particella che indica, per esempio, nel caso di mi, sia me, sia a me. Quindi cos'è che succede spesso a chi impara l'italiano? Succede che imparano certi verbi abbinati ad una di queste particelle pronominali semplicemente sentendoli usare. Ma se senti usare mi, ti, ci, vi, non puoi sapere qual è il significato, se è a me oppure me. E allora nel momento in cui si trovano, per esempio, a doversi riferire a una terza persona, non sanno se dire dargli o darlo, per esempio. Perché se sto parlando di una seconda persona, direi darti in ogni caso. Oppure è guardarla o guardarle, guardarli o guardare a loro. Non c'è modo di saperlo. Infine c'è il problema delle particelle pronominali che cambiano forma a seconda della loro posizione nella frase. Generalmente, per esempio, quando due particelle pronominali sono messe una di fianco all'altra, la prima cambia forma. Per esempio, se mettiamo mi e lo una di fianco all'altra, diventa me lo. Se mettiamo gli
di fianco all'o, addirittura diventa glielo, tutto attaccato, quindi una parola unica, non glielo. Un caso che fa ancora più confusione è quando il sì riflessivo e il sì impersonale sono usate insieme. Per esempio, in frasi come ci si fa la doccia, abbiamo il sì personale e il sì impersonale, ma il primo dei due diventa ci. Perché? Perché si fa la doccia non suonerebbero bene uno di fianco all'altro. Quindi per ragioni fonetiche, per ragioni di eufonia, anzi, si è deciso, o meglio, è successo nel corso dell'evoluzione della lingua italiana, che la prima di queste due particelle diventasse ci. Quindi ci si fa la doccia, per esempio, prende un verbo riflessivo come farsi la doccia e lo coniuga a questa terza persona impersonale. Bene, per questo video sulle particelle pronominali è tutto. Spero di non avere fatto ancora più confusione, spero di aver chiarito qualche dubbio. Se volete supportarmi economicamente potete iscrivervi al mio Patreon, altrimenti potete continuare a guardare i miei video gratuitamente, ma non dimenticatevi di mettere un mi piace e di iscrivervi al mio canale. Ciao a tutti!